Si può trasformare un deserto in un pascolo verde per decine di migliaia di mucche? Beh, si può fare, se si hanno i soldi. L'Arabia Saudita di soldi ne ha certamente tanti, con tutto il petrolio che si trova nel sottosuolo e che tutti vogliono comperarle. Si è quindi potuta permettere questa impresa che ha dell'incredibile, cioè far crescere dell'erba nel deserto e creare un allevamento per oltre 30.000 mucche. Invece dei cammelli e delle capre, quindi il paesaggio oggi ospita queste mucche pezzate olandesi che forniscono quotidianamente latte fresco e yogurt. Ma come mai l'Arabia Saudita si è lanciata in questa impresa? E com'è possibile realizzare una cosa del genere? Bene, ce lo spiega Lorenzo Pinna in questo suo servizio, dopo essere andato sul posto a vedere. Queste sono le scene che ci si aspetta di vedere in un deserto. Cammelli che lentamente passano da un cespuglio spinoso a un altro. O capre che replicano lo stesso copione, sotto un sole micidiale a oltre i 45 gradi. Sullo sfondo un paesaggio di sabbie roventi senza un filo d'erba. Una mucca pezzata ci sembrerebbe completamente fuori posto. Ce la immaginiamo a pascolare in qualche prato verde olandese o anche italiano. Eppure, in mezzo al deserto saudita, 150 km a sud-est di Riyadh, si trova una delle più grandi fattorie del mondo. Si chiama Al Safi e ospita quasi 40.000 mucche. Vi raccontiamo la storia di un'impresa da Guinness dei primati. L'idea di mettere in piedi un allevamento nel deserto nasce negli anni 70, dopo l'embargo petrolifero del 1973, quando i paesi produttori di petrolio decisero di ridurre del 10% la produzione, facendo schizzare alle stelle i prezzi degli idrocarburi. I sauditi si resero conto che l'Occidente avrebbe potuto rispondere all'embargo energetico con una contromossa, l'embargo di prodotti alimentari. Coltivare il deserto e organizzare grandi allevamenti sembrò un'iniziativa strategica molto utile in un complicato gioco di politica internazionale. Oggi molte di quelle ragioni non hanno più grande importanza, ma la gigantesca fattoria è ancora lì, trasformata in un'azienda modello con un suo notevole giro d'affari. Paradossalmente, grazie a questa e ad altre fattorie del genere, l'Arabia Saudita è diventata un esportatore di latte fresco e prodotti derivati nei paesi vicini. Ma come vivono le mucche Holstein, conosciute anche come frisone olandesi, in mezzo a un deserto dove le temperature possono superare i 50 gradi? Siamo andati a trovarle sotto le grandi tettoie dove si riparano di giorno e abbiamo scoperto che hanno l'aria condizionata. O meglio, un particolare sistema che polverizza l'acqua e che nel clima secco del deserto riesce ad abbassare la temperatura. Sotto le tettoie infatti ci sono almeno 10 gradi meno che all'esterno. Ovviamente le mucche per produrre latte devono mangiare. All'ora del pranzo o della cena arrivano infatti dei grandi camion che scaricano nelle mangiatoie quintali di fieno. E per rifornire le greppie di tutta la fattoria sono necessari numerosi viaggi. Ma da dove arriva quell'erba? Nelle foto aeree di questa regione troviamo la risposta. I grandi cerchi più scuri che costellano le sabbie del deserto sono le zone irrigate dove è possibile la coltivazione. Eccoci al suolo dentro uno dei grandi cerchi. Il lungo braccio del sistema di irrigazione gira lentamente intorno al suo asse centrale, spruzzando 24 ore su 24 i campi sottostanti. Un sistema di irrigazione che, come un grande compasso, disegna solo circonferenze. Il punto critico è ovviamente l'acqua, ma in questa zona è possibile estrarla da una falda che si trova a 450 metri di profondità. Fra acqua e caldo l'erba cresce rapidamente. Ogni 3 settimane viene falciata, lasciata seccare, compressa in balle e infine caricata sui camion e trasportata nella fattoria. Ogni anno in questa azienda si producono 150.000 tonnellate di fieno e di altri mangimi per le mucche del deserto. Anche nell'allevamento l'acqua è uno degli snodi critici. Qui, a qualche decina di chilometri dai grandi cerchi verdi, la situazione è più complicata. L'acqua viene estratta da una falda che si trova a 2 chilometri di profondità ed esce a 70 gradi. La vediamo mentre sgorga da un tubo durante alcune operazioni di manutenzione.
Raffreddata, trattata e potabilizzata, viene raccolta in 2 grandi cisterne, da dove ripartirà per far abbeverare le quasi 40.000 mucche e per molti altri impieghi. Come dice il libro del Guinness dei primati, questa è la più grande fattoria integrata del mondo. Ciò significa che funziona come un sistema autonomo dall'erba alle mucche, al latte, al suo confezionamento. Tutto avviene nella stessa azienda. Anche i 40.000 capi si riproducono senza nuovi arrivi ormai dal 1980. In effetti le mucche da latte sono solo la metà, gli altri sono i vitelli. Per i maschi la vita non sarà molto lunga, per le femmine invece si apre la carriera di produttrici di latte, che può durare anche una decina d'anni. In varie sale di mungitura come questa, ogni 10 minuti 120 mucche vengono munte automaticamente. Ogni mucca passa in queste sale 2 o 3 volte al giorno. Un continuo via vai di bestie che ormai hanno imparato il proprio compito e si dirigono senza tante storie a dare il latte e poi a tornare sotto le tettoie, in una specie di mini migrazione senza interruzioni. Una speciale etichetta elettronica nascosta in quel pendaglio blu permette di seguire giorno per giorno i rendimenti delle mucche. Ognuna ha un suo dossier personale e quando il rendimento si abbassa oltre una certa soglia, la sorte è segnata. Il latte raccolto nelle sale non deve andare molto lontano. A poche centinaia di metri sorge infatti la fabbrica per il trattamento, la pastorizzazione e la produzione di vari derivati. Un sistema così integrato e concentrato permette una qualità e un'efficienza molto alte. Laboratori di chimica controllano infatti ogni giorno qualsiasi settore dell'azienda, dall'erba alla salute degli animali alla qualità del latte. Nella fabbrica quasi completamente automatizzata, per la cronaca, alcuni macchinari sono stati costruiti in Italia, si vedono sfilare migliaia di confezioni di latte, di yogurt e di delizie locali come il Laban. E il tutto finisce in un immenso frigo. Probabilmente l'unico luogo così grande dove si possano trovare di giorno temperature di 0 gradi e dove si entra ben coperti. Un'azienda da record e un piccolo gioiello di tecnologia che ha permesso all'Arabia Saudita di vincere la scommessa con il deserto e di trasformarsi in un singolare esportatore di latte. Una scommessa che però non è vinta per sempre, ma solo fino a quando saranno disponibili acqua ed energia a costi ragionevoli.